Un saluto da Emanuele e benvenuti in questa nuova puntata di videogiochi da ricordare dedicata a uno dei classici più famosi e più importanti della storia dei videogiochi. Un'opera che ha saputo dimostrare nel 1985 che erano sufficienti anche pochi kilobyte di memoria per creare qualcosa di davvero memorabile. Il 1985 è stato l'anno di Super Mario Bros. Buona visione. A onor del vero, non era certo la prima volta che il tizio baffuto di Nintendo mostrava con orgoglio al mondo la sua salopette. Apparve infatti per la prima volta nel 1981 in Donkey Kong, un gioco arcade di grande successo. Lì però non era un idraulico ma era un carpentiere e non aveva un vero e proprio nome. Invece di Mario si era optati per chiamarlo con un più generico Jumpman. Divenne un esperto di tubature nel 1983 con Mario Bros perché era in compagnia del fratello Luigi, ma divenne super soltanto nel 1985. In Super Mario Bros. Il nostro compito è quello di salvare una principessa dalle grinfie di Bowser, un grosso lucertolone deciso a portare scompiglio nel regno dei funghi. Certo si tratta di una storia abbastanza banale dunque, ma che tuttavia ben si adatta al profondo senso di immediatezza che trasmette tutto il gioco. Infatti con Super Mario Bros. Basta una semplice occhiata per capire subito che cosa bisogna fare, come bisogna muoversi, qual è il nostro obiettivo e quali sono le trappole da evitare. E vi posso garantire, e questo immagino lo possa confermare anche un giocatore che ha vissuto quel periodo, che non si tratta di una cosa così tanto scontata per l'epoca. A mio avviso il vero valore aggiunto di Super Mario Bros. Era il fatto che una volta preso in mano il joypad bastavano davvero poche partite, pochi istanti per sentirsi subito in sintonia con il sistema di controllo, per riuscire a saltare, e ribadisco che questa è una cosa che a un giocatore novizio oggi può sembrare assolutamente scontata, ma all'epoca non lo era. Anche nei platform precedenti il salto era un elemento cardine, ma diciamo che molto spesso era facile saltare, ma poi non era altrettanto intuitivo capire dove si sarebbe atterrati. In Super Mario Bros. Invece era possibile dosare l'intensità del salto e correggerne un poco la traiettoria. La cosa particolare era che farlo risultava quasi naturale dopo poche partite. Inoltre, come in ogni buon gioco di piattaforme, anche Super Mario Bros. Continuava a premiare il giocatore dandogli monetine, power up e facendogli scoprire percorsi segreti che non sono poi così tanto nascosti. Per gli standard di allora la grafica era praticamente perfetta, nonostante la sua essenzialità, Super Mario Bros. Ancora oggi ha un certo carisma, merito dei livelli molto fanciulleschi pieni di nuvolette, cespugli, mura, tubature e abitati anche da tante piccole creaturine diventate anch'esse iconiche nel corso degli anni. Indimenticabili sono inoltre i motivetti creati da Koji Kondo, talmente divertenti da risultare ancora attuali e diventati così noti al punto che è facile sentirli ovunque, non soltanto nel mondo dei videogiochi, ma anche altrove. Eccoci arrivati alla sottorubrica L'uomo dietro al videogame e sono certo che molti conosceranno già qual è l'uomo dietro a Super Mario. Si tratta di uno dei volti più famosi nel mondo dei videogame. Shigeru Miyamoto, che all'epoca
aveva già fatto bella figura in quel di Nintendo con Donkey Kong, anch'esso già citato precedentemente, è negli anni una figura che ha contribuito a dare notevole successo non solo a Nintendo stessa, ma anche al mondo dei videogame con altri giochi a parte Mario, tra cui ovviamente la famosissima saga di The Legend of Zelda. Per quanto riguarda le medaglie consegnate ai tempi di Game Search, Super Mario Bros. Si merita la medaglia ovviamente al valore storico, perché è senza ombra di dubbio uno dei giochi più importanti di sempre, un'opera che non solo ha decretato il successo di un'azienda, ma che grazie alle sue qualità ha dato un contributo importante all'intera industria videoludica. Non dimentichiamo infatti che dopo la crisi di settore del 1983 negli Stati Uniti, un mercato economicamente importantissimo oggi come allora, le persone e persino i commercianti erano restii ad avvicinarsi nuovamente al mondo dei videogiochi. Probabilmente non è corretto dire che tutto il merito ricade esclusivamente su Super Mario Bros., come spesso invece vedo fare, ma certamente Super Mario è stata un'opera fondamentale perché ha saputo riavvicinare e rassicurare il mondo in merito al futuro dell'intrattenimento elettronico. Ma per approfondire tutto quanto vi rimando a un episodio specifico della mia serie sulla storia dei videogame che linko in descrizione. Nel corso dei successivi 40 anni si stima tra l'altro che tutto il brand Super Mario, quindi anche i giochi successivi, abbiano venduto circa 270 milioni di copie, creando un business non indifferente. Assegno anche la medaglia consigliato perché magari al giorno d'oggi non sarà più il gioco della vita, ma sicuramente fare una partita è tuttora divertente, anche per un novizio. Super Mario è oggi un nome noto a tutti, un sinonimo di divertimento e spensieratezza, e aggiungo che in un mondo come quello moderno dove tutti corrono incessantemente, un po' di spensieratezza in più non guasta mai. Non mi soffermo sull'iconicità di Mario, dato che alla fine basta uscire di casa per vederlo un po' ovunque. Lo si vede anche dipinto su certi muri di alcune città, lo si vede al cinema, lo si vede nei negozi di abbigliamento, nei negozi di accessori. Ci sono addirittura anche, a partire dagli anni 90, degli artisti che hanno creato delle opere d'arte in cui c'è Super Mario, opere che hanno fatto anche il giro del mondo nelle gallerie più importanti. Non ultimo, anche di recente Nintendo ha cominciato ad aprire dei parchi giochi a tema Super Mario e chissà se un giorno li vedremo anche in Italia. E adesso siete pronti per farvi cullare nel viale dei ricordi? Confesso che io non ho chissà quali grandi memorie legate al primo Super Mario Bros. Perché in realtà ovviamente lo ricordo quando ero bambino, guardavo i cartoni animati e c'erano le pubblicità anche di Super Mario e dei giochi Nintendo, ma io in realtà iniziai a videogiocare più o meno a 8-9 anni con l'MSX, un home computer, e la mia prima console fu il Mega Drive. In ogni caso ricordo che alcuni miei compagni di scuola avevano il Nintendo, quindi ho avuto comunque occasione di provare il primo Super Mario Bros. E ricordo anche che c'era un bar proprio di fronte alle scuole che aveva 3 cabinati e a volte ce n'era uno che ti permetteva di selezionare più giochi, tra cui anche Super Mario Bros. Ricordo anche da bambino che c'era un cartone animato e mi sembra anche una raccolta di figurine che però io non avevo fatto, ma altri miei compagni di scuola sì. Bene, vi ringrazio anche per avermi seguito in fondo a questa puntata di videogiochi da ricordare. Se volete potete commentare scrivendo le vostre memorie legate a questo videogioco, memorie che considero una cosa davvero preziosissima. Vi ringrazio nuovamente e ci vediamo in un prossimo appuntamento. Ciao!
Grazie papà per Nintendo. Grande idea per la mia promozione. Nintendo è fantastico. Dai, dai che ce la fai. Però sono proprio forte, non mi batte nessuno. Accidenti, stava per mangiarmi. Eh già, ma con la mia abilità in Nintendo. Wow, è fatta, vittoria! La promozione di tuo figlio merita Nintendo della Mattel. Lo trovi alla Standa ad un prezzo eccezionale. Corri alla Standa.